Hi, everyone. My name is Spencer Doman, and I'm speaking to you from the Institutes for the Achievement of Human Potential in Philadelphia. Buon pomeriggio a tutti, chi vi parla è Spencer Doman ed è in collegamento con voi dagli Istituti per il raggiungimento del potenziale umano da Filadelfia. And I'm joined by Wanda Zanghi, who is translating for me in Italian for all of our Italian parents, and also she is the registrar in Italy for our How to Multiply Your Baby's Intelligence course. Insieme a lui in questa conversazione c'è Wanda Zanghi, che sono io che vi sto parlando in questo momento. Sono una traduttrice per le famiglie italiane che sono qui in ascolto e sono la persona che si occupa della registrazione e dell'accoglienza delle famiglie italiane per il corso Come moltiplicare l'intelligenza del vostro bambino. I'm also joined by Hildy Walters, who is a mother who attended the How to Multiply Your Baby's Intelligence course nearly 10 years ago, and she has years of experience in teaching her own children. So I asked her to join me today to talk to you from a parent's perspective doing the program with their children. E con noi c'è anche Hildy Walters, e Hildy è qui con noi come mamma, una mamma che ha partecipato a questo corso 10 anni fa, perché volevamo che aveste anche il punto di vista di un genitore che ha già partecipato, e sarà qui per parlarvi anche lei di questo corso. So I'd like to start by talking about the course and the different subjects that we cover in the course and the importance of those different subjects. La cosa di cui parlerò all'inizio sarà proprio il corso di per sé e di tutti gli argomenti che copriremo durante il corso. So I'd like to start with the first subject, and I think the most important subject that we teach about in the course, and that is teaching a baby or a young child how to read. E vorrei iniziare con la prima materia, forse quella più importante, ovvero come insegnare ad un bambino molto piccolo a leggere. So it all began in 1963 when my grandfather Glenn Doman wrote the book How to Teach Your Baby to Read. Ok, torniamo indietro nel 1963 quando Glenn Doman, il nonno di Spencer Doman, scrisse il libro Come insegnare a leggere a vostro figlio. And since then, millions of parents have used the book with their own children to teach their kids how to read. Da quel momento milioni di genitori hanno insegnato a leggere ai propri bambini utilizzando questo libro. Now, we care so deeply about reading because reading is the foundation for intellectual excellence and really academic success later on in life. A noi interessa moltissimo la lettura perché la lettura è la chiave del successo non solo accademico, ma è la chiave del successo anche nella vita. And we know that if we can teach a baby or a young child to read well and love reading, that will be something that they can carry with them for the rest of their lives. E quello di cui siamo certi è che se insegniamo a leggere bene ad un bambino, gli insegniamo ad amare la lettura, questo sarà un dono che si porterà dietro per il resto della sua vita. So at this point, I'd like to ask Hildy a little bit about her experience. After taking the course, she did do a reading program with her two children, who are now ages 12 and 10. A questo punto vorrei chiedere a Hildy, che ha fatto il programma di lettura con i suoi figli subito dopo aver frequentato il corso, i suoi bambini che adesso hanno 12 e 10 anni. So Hildy, if you wouldn't mind just speaking a bit about your own experience teaching your children how to read, maybe any memories you have, and also did you see, what were the results that you saw from that? Hildy, se non ti dispiace, puoi far sapere ai nostri genitori com'è stato fare il programma con i tuoi figli, qual è stata la tua esperienza, se gli è piaciuto, quali sono i tuoi ricordi e quali sono stati i risultati? Oh, absolutely. I'd love to, because it was an amazing time for us.
So I taught my son how to read a couple of months, and he could read, Spencer, before he could speak. You know, and the way I knew it was because, like, for example, when he came to me and I didn't know what he wanted, and one day I go like, so what do you want? What do you want? And then he left, went somewhere, came back to me with a card like this. Well, obviously it says Italian here, but the one he got me said potato. Allora, ha detto che è molto felice di parlarvene perché per lei è stato un momento bellissimo ed è stata una bellissima esperienza, e quello che ricorda è che i bambini non solo potevano leggere, ma è diventato anche, Spencer lo ricorda, un modo per parlare, perché ricorda un aneddoto di una volta che gli ha chiesto: vieni dalla mamma, cosa vuoi? Perché si chiede ai bimbi cosa c'è, cosa vuoi, e il bimbo è tornato con in mano la parola patata, e evidentemente il bambino voleva le patate, e quindi era diventato anche un bellissimo strumento di comunicazione. And it was also amazing because, like, it didn't matter where we went, he would always grab everything that he could read. And most parents with such young children do know what their children know. But I never knew what my child knew because he was so self-sufficient and just read whatever came into his hands. E l'altra cosa bellissima è che ovunque ci trovassimo, i miei figli potevano prendere del materiale che loro in quel momento avevano voglia di leggere, lo prendevano con le loro manine e cominciavano a leggere. E chiunque tra voi abbia dei bambini piccoli può sapere cosa significhi avere un bambino, quanto il bambino solitamente è dipendente dalla mamma, dai genitori. E invece i bambini nel programma, come è successo a Hildi, sono veramente autosufficienti, sono dei bambini indipendenti. Not only was it a lot of fun while we were doing it, while I was teaching him, I also gained a lot of freedom because, you know, I got another picture to show you. He would just always take a book and then go off and read. E questo è stato bellissimo perché non solo i bambini erano indipendenti, ma anche per la mamma era un tempo di autonomia, un tempo di libertà, perché come avete visto dalla foto, il bambino prendeva da solo il suo libricino e poteva leggere quello che gli piaceva di più in quel momento. And another last story that I would like to share with you is, so when one time we were at the mall and his friend was going to come, I said, what do you want to have for dinner? And then he said, oh, pizza bread. I go like, okay, so we need to buy the ingredients for that, right? And he goes like, yeah, we need, I don't know, 250 grams of flour, da. I'm like, how do you know? He goes like, I saw it in Natalie, his sister's cookbook. So he has a photographic memory. Un'altra storia che è felice di condividere è che una volta stavano facendo la spesa insieme e la mamma gli ha chiesto: cosa compriamo? Compriamo il pane o compriamo la pizza? E allora il bimbo ha detto: mamma, però ci servono gli ingredienti. Allora abbiamo bisogno di 250 grammi di farina, del lievito. E Hildi l'ha guardato e ha detto: ma come fai a sapere quali sono gli ingredienti che servono per la pizza? L'ho letto nel libro di cucina di mia sorella. E quindi l'aveva letto da solo, senza che la mamma lo sapesse. And Hildi, I'm very happy that you mentioned that your son could read actually before he could speak, because one of the biggest misconceptions out there is that a child needs to be able to speak before they can read. And actually the two abilities are completely separate. Reading is a visual ability. We use our eye to read. Speaking is a motor ability. The two functions are completely unrelated. So we can teach a child to read really from birth onward. We don't have to wait until they speak. È molto felice Spencer che Hildi abbia menzionato il fatto che i bambini potessero leggere ancora prima di parlare, perché tanti pensano che per leggere si debba essere in grado prima di parlare,
ma la lettura ad alta voce è un altro concetto, perché la lettura è una funzione cerebrale, è una cosa che avviene dentro di noi, mentre il linguaggio è una funzione motoria, quindi seguono due percorsi completamente separati. And Hildy, I wanted to ask you as well. You had mentioned to me like kind of a story of whenever you go shopping with your son, you know, he would find a way to entertain himself. Would you mind just talking a bit about that? Dice Spencer, aveva parlato già Hildy di quanto fosse divertente andare a comprare qualcosa con i suoi figli, perché diventavano dei momenti divertenti proprio perché avevano sempre delle uscite particolari in quei momenti. Sure. Well, I have a daughter and I have a son. My daughter, just like me, loves to go shopping, so we can do that for hours. But my son, not at all, like not even 5 minutes. So what we do is so that we take him with us and at least we can have lunch together. After that, we just park him, so to speak, at the bookshop in the mall, and he can stay there for hours. And it's so funny because he reads books after books after books, which would have cost us a fortune, but he just reads it in one sitting. Ha detto sì, la cosa divertente è che Hildy ha un figlio e una figlia. A sua figlia, come a tutte le donne, piace fare shopping e starebbero ore a fare shopping. Il bimbo invece non riesce a stare in un negozio con loro neanche 5 minuti. Al massimo riesce a starci 5 minuti se gli promettono di pranzare insieme. Allora, quello che sono riuscite a fare tante volte è fare comunque shopping, trovando un posto dove farlo stare buono, seduto. Allora cercavano dei centri commerciali dove ci fossero anche degli angoli di lettura, in modo che il bimbo potesse stare lì e sfogliarsi i suoi libri. E loro potevano fare shopping tranquillamente. Go ahead. Yeah, and I think that really demonstrates what the Institute is trying to achieve with teaching little kids to read, because it's really about teaching a love and joy of reading and learning that will last an entire lifetime. Sì, questo è realmente un aneddoto di quello che gli istituti cercano di fare, insegnando ai bambini a leggere e insegnando tante cose ai bambini anche a livello di cultura generale, perché nel momento in cui si acquisisce l'amore della conoscenza è qualcosa che ci si porta dietro per tutta la vita. So the next topic that we teach about in the course is how to give a child encyclopedic knowledge. Un'altra materia che insegniamo durante il corso è come rendere la conoscenza di vostro figlio enciclopedica. And we do that with a wonderful teaching tool called a bit of intelligence. Questo noi lo facciamo con uno strumento di insegnamento meraviglioso, uno strumento che noi chiamiamo bit di intelligenza. And bits allow parents to bring the outside world into the home and teach their child about all the wonderful things that you can learn about animals, geography, anatomy, science, art, and parents can bring all of those wonderful things and with bits teach them in the home. La cosa bella dei bit di intelligenza è che permettono ai genitori di prendere il mondo che si trova all'esterno e di portarlo dentro casa, mostrandolo ai loro bambini piccoli. Un mondo fatto di animali, di categorie di oggetti, di scienze della terra, di scienze umane, tutto preso dal mondo esterno e mostrato attraverso questi bit di intelligenza. Okay, and parents do that by creating cards with beautiful, precise images on them of those things. And I can actually see now that Hildy is showing a bit of intelligence from her end. Yeah, that's one of the things. Allora, questo noi lo facciamo mostrando ai bambini un cartello con un'immagine molto precisa e realistica
di qualcosa che appartiene al mondo che c'è fuori. Il vi ha mostrato l'immagine di un albero con una pigna, quindi un'immagine reale. So, Hildy, could you talk a bit about just being able to teach your children using bits and maybe some of the experience you had with them and what results you saw from it? Puoi parlare, Hildy, per piacere un pochino della tua esperienza con i bit, di quello che i tuoi bambini hanno imparato con questo programma? Wow, Spencer, I wouldn't even know where to start. Yeah, for example, let's just take dogs, okay? So we teach them not that these dogs are just dogs. We get as specific as we can get. Like, for example, in this case, it's in German, this bird is a Nachtigall. So with the dogs, so we have a German Shepherd, we have all these kinds. Sorry, I forgot about the translation. No, don't worry, go ahead. Okay. So the children actually build a stronger relationship to the things that they see outside or things that, you know, they have no access to yet. And then when they see it in live, they recognize it. And, okay. Ok, la cosa bella è che innanzitutto questi bit permettono ai bambini di avere una relazione più profonda, più intensa con il mondo che c'è all'esterno. Quindi loro riescono realmente a capire quelle cose con cui non sono ancora realmente in contatto. Ora, Hildy vi ha mostrato un cartello con un uccello, però mostrando quel cartello non viene detto al bambino semplicemente il nome dell'animale, ma l'esatta razza a cui appartiene, l'esatto gruppo a cui appartiene. Prendendo l'esempio dei cani, non si dice al bambino cane, gatto, uccello. Prendendo l'esempio dei cani, al bambino si dice pastore tedesco, e quindi insieme al pastore tedesco poi un gruppo di tutte le razze dei cani, affinché i bambini siano in grado di distinguerle. E così via con le altre categorie di quello che c'è all'esterno. And so because they are allowed to get deeper into the topics that they actually care about, for instance, dogs, my kids love dogs. Like a couple of weeks ago, my daughter said, "Mom, our next holiday has to be in Romania." And I'm like, "Romania, why?" And she said, because they just legalized that they can kill dogs there that are strays. We gotta rescue them all. And I absolutely believe that it is because we went deeper into the subject of dogs because they showed interest that they loved dogs. Un'altra cosa simpatica che è successa, l'altro giorno sua figlia ha detto: mamma, dobbiamo andare in Romania. Ho detto: come in Romania? Cosa andiamo a fare in Romania? Sì, mamma, perché lì hanno appena reso legale l'uccisione dei cani, quindi dobbiamo andare lì e li dobbiamo salvare tutti. Proprio perché loro questo argomento l'avevano affrontato e la bimba era stata sensibilizzata sull'argomento. And traveling has become very, very easy for us because we had bits such as, for example, here USA. And so we had like France and all these countries. And then I had bits like, for example, the Eiffel Tower. And then they could associate which is where. And then they would say, oh my God, we want to see the Eiffel Tower. Let's go to Paris. So it's so easy to travel with them because they know what to expect and are excited to see the real thing. E questo con i bit si può portare avanti in tanti modi. Per esempio, per loro è diventato molto facile anche viaggiare, perché i bambini hanno proprio la curiosità di scoprire quello che c'è nelle varie città, perché sanno già cosa aspettarsi dai vari paesi del mondo. Ad esempio, vi ho mostrato un cartello con gli Stati Uniti e così lei ne ha degli altri con la Francia, con degli altri stati. E poi ha degli altri bit in cui ci sono i monumenti principali, quindi ad esempio la Torre Eiffel, i bimbi sanno che la Torre Eiffel è in Francia e quindi conoscendo attraverso questi bit i monumenti hanno chiesto loro stessi di andare a Parigi, o quando sono andati a Parigi sapevano già cosa aspettarsi, e quindi è diventato molto bello. Si poteva fare anche il gioco dove si trova questo e quindi mostrare la categoria dei monumenti e poi i vari paesi e fare indovinare ai bambini i vari monumenti dove si trovassero. Yes, and
what Hildy is saying is very much our experience with children that grow up on the program. When they learn things with bits, they tend to feel a deeper connection with those things, and they naturally then want to protect those things. Ed è verissimo quello che ha appena detto Hildy, perché conoscendo più a fondo queste cose, entrano in connessione con queste cose, ed entrando in connessione con queste cose sentono il bisogno di proteggerle. My mother told me, because my mother raised me with these programs, so I, as a child, was fortunate enough to be the recipient of all of this great knowledge. And my mother said when we were in Italy and I was 3 years old, I saw the Tower of Pisa for the first time. And I said, "Mom, it's my Tower of Pisa," because I had seen it as a bit of intelligence. So I felt a special connection with it. E Spencer Doman è cresciuto con il programma e quindi ha avuto la fortuna di essere un bambino che aveva a disposizione tutti questi programmi, e quando a lui venivano mostrati i bit di intelligenza, anche lui li faceva propri. Quando per la prima volta aveva 3 anni è venuto in Italia con sua madre e sono andati a vedere la torre di Pisa, lui ha detto alla sua mamma: "Mamma, ma quella è la mia torre di Pisa", perché lui sentiva la torre di Pisa come qualcosa di suo, perché era fra i suoi bit. Okay, so the next subject that we teach about in the course is how to teach your baby math. Il prossimo argomento che insegniamo ai bambini è come insegnare la matematica a vostro figlio. And of course, all of the things that we teach parents about in math were discovered by my grandfather, Glenn, and he wrote the book How to Teach Your Baby to Read, How to Teach Your Baby Math. E tutto quello che c'è scritto in questo libro è stato scoperto dal nonno di Spencer Doman, quindi da Glenn Doman, ed è stato lui a scrivere questo libro. And we begin that process by teaching babies quantities. Abbiamo iniziato questo processo insegnando ai bambini le quantità. And many parents may have even seen this before even knowing about our work, because what we do is we teach children quantities using dots on cards. Quello che noi facciamo è insegnare ai bambini le quantità mostrando dei pallini rossi su dei cartelli. Now, that is just the first part of our math program. It's the most famous part, but it's only the first step in a pathway to teaching a child math. Questa è la parte iniziale, nonché la più famosa del programma di matematica, ma è solo una parte, è solo l'inizio di quello che si può insegnare ad un bambino. And of course, in the course, we go in depth into all the steps of how to teach a child math. E ovviamente durante il corso seguiremo passo passo tutto quello che si può insegnare della matematica ad un bambino. So at this point, I'm going to ask Hildy just to talk about her own experience, because I think that her own experience with her children demonstrates why the program is so important. Hildy, per favore, ci puoi parlare della tua esperienza con la matematica, con i tuoi bambini, perché penso che a questo punto sicuramente è molto importante avere una testimonianza di quello che è poi il futuro dei bambini che fanno questo programma. I'd love to share. There's so much to share about that, but the most recent that happened, which was just last week, Spencer, was my son came home with a certificate that he was the top third of all grade 4 students in the whole city of here in Germany where I live. So it's about 84 different grade schools and over 18,000 children, and he was number 3. And the real cool story about that is when he did the last test, he said to me,
I probably won't make it because the others are all studying so hard and I'm just here playing at home. And I said to him, you know what, but none of them started math as early as you did. And so when he came home with that certificate, he came to me and hugged me and said, Mom, thank you so much, because without you teaching me, I wouldn't have gotten this. So that was the biggest win for me. Ildi ci racconta una bellissima storia di suo figlio che ha partecipato proprio qualche giorno fa a quelle che noi in Italia chiamiamo le Olimpiadi di matematica. E questa era una gara fra ragazzi tutti della stessa città, la città in cui loro vivono. Erano circa 18.000 bambini provenienti da 84 scuole e suo figlio si è classificato terzo. È stato contentissimo, è tornato a casa con un certificato dove appunto c'era scritto che lui aveva guadagnato il terzo posto su 18.000. Ha abbracciato la sua mamma e gli ha detto: mamma, ti ringrazio, io senza di te non sarei riuscita a fare questo. E questo per Ildi è stata una bellissima vittoria, soprattutto se pensiamo che il bambino non voleva partecipare, ma non voleva partecipare perché lui diceva: mamma, tutti i miei amici hanno studiato tanto per partecipare a questa gara e io l'ho fatto solo come gioco con te. E appunto la sua mamma gli ha detto: sì, forse per noi era un gioco, però nessuno dei tuoi amici ha iniziato la matematica così presto. And that's so wonderful that he felt that gratitude and appreciation. Also, as a recipient of this program, I make it clear to my parents and to all the parents that I teach just how important it was for my own development, and how fortunate and appreciative I am of my own parents for giving me this gift. E questa è un'altra cosa importante del programma che Spencer insegna comunque anche agli altri genitori nel programma e agli altri bambini nel programma, perché come persona la persona che riceve questo programma impara anche la gratitudine verso i genitori, impara ad essere grato di questo bellissimo strumento di istruzione che diventa poi uno strumento nella vita e che ti porta poi nella vita ad essere grato ai tuoi genitori per questo lavoro. There is nothing, parents are always asking themselves the question, what does my child need? What does my child want? There is nothing in the world that a child wants more than the attention and the company of an adult who loves them and who cares about them. I bambini, tante volte i genitori si chiedono: mio figlio cosa vorrà, cosa sarà meglio per mio figlio. Non esiste niente di meglio per un bambino di un genitore che si occupa di lui e che fa del suo meglio per farlo crescere in un ambiente speciale. And that's why we always say that parents are the best teachers in the world, and babies and young children are the best students, and together they are a powerful combination. Ed è per questo motivo che è sempre stato detto dagli istituti che i genitori sono migliori insegnanti, e sicuramente i migliori studenti di questi migliori insegnanti sono i bambini, e i migliori studenti con i migliori insegnanti fanno una combinazione meravigliosa. So the next subjects that we cover during the course are physical development for children and nutrition. I prossimi argomenti sono lo sviluppo fisico and for many parents, when they come to the course, they actually say that this day, when we talk about physical development and nutrition, is the biggest surprise for them, because they didn't before understand the importance of these two topics and child development. E quello che i genitori ci dicono è che soprattutto quando arriviamo al giorno in cui si parla dello sviluppo fisico e della nutrizione, i genitori ci dicono che questo è il giorno della sorpresa, perché fino a quel giorno tanti di loro non avevano idea di quale fosse l'importanza di un programma fisico e di un programma di nutrizione. I work in our Institute for Intellectual Excellence. So most of my time is spent teaching parents about reading, math, encyclopedic knowledge.
but I know that the most important foundation for intellectual development for a child is a good nutritional program and plenty of physical activity. Spencer è responsabile dell'eccellenza intellettiva presso gli istituti, quindi comunque lui si occupa di come insegnare ai bambini la lettura, la matematica, la conoscenza enciclopedica e tutti i meravigliosi programmi intellettivi che ci sono a disposizione, ma è perfettamente consapevole del fatto che per eccellere dal punto di vista intellettivo servono le fondamenta che sono un corretto sviluppo fisico e quindi un ottimo programma fisico e un buon programma di nutrizione. I also deal with special needs children who sometimes have intellectual difficulties or problems with learning. And the first thing we look at when we see these children is, how is that child's nutrition? And is the child getting enough of the right kind of physical activity for their own brain development? E Spencer si occupa anche di bambini cerebrolesi e una delle prime domande che si pongono quando si ha davanti un bambino nuovo con dei bisogni speciali è: qual è la dieta di questo bambino? Come si nutre questo bambino? Perché è molto importante e si riflette tantissimo sullo sviluppo quello che noi mangiamo. And so many parents tell me at the end of the course that they say, well, I came here to learn about reading and math, but the most powerful part of the course was learning about the physical program and nutrition. E quindi tanti genitori vengono da me e mi dicono: senti, a dire la verità, noi siamo venuti qua per imparare tante cose sulla lettura e sulla matematica, ma la cosa da cui abbiamo imparato di più sono stati i giorni sulla nutrizione e sul programma fisico. So on the last day of the course, and by the way, the course is 5 days, so we have a lot of ground that we cover. On the last day of the course, we teach parents about how to teach a child a foreign language and how to teach music. E il corso dura 5 giorni, quindi realmente sono tantissime le cose che potrete imparare durante questo corso e nell'ultima giornata vi insegneremo come insegnare ai vostri figli una lingua straniera e la musica. So I actually have the pleasure of teaching parents in the course about teaching a foreign language. If, you know, the first piece of advice that we give parents is that if you speak multiple languages already, you should speak to your child in all of the languages that you know. È Spencer stesso ad occuparsi dell'insegnamento delle lingue straniere e di come impartirlo ai bambini. Quindi l'ultimo consiglio, non meno importante, che viene dato ai genitori è: se conoscete più di una lingua e già parlate più di una lingua, parlate ai vostri figli in tutte le lingue che conoscete. Now, we also covered the subject of how to teach music on that last day of the course. And my grandfather had the very fortunate opportunity to meet and work with Shinichi Suzuki, who created the Suzuki method for teaching the violin. Durante l'ultima giornata viene insegnato anche come insegnare la musica ai bambini e il nonno di Spencer, glendomane, ha avuto nella sua vita la fortuna di incontrare anche Shinichi Suzuki, che è stato appunto il fondatore del metodo Suzuki per insegnare ai bambini a suonare il violino. So we teach parents how to start to teach music at home to create the foundation for musical ability later on in life. E quindi noi insegniamo ai genitori come dare le prime nozioni di musica a casa ai propri figli, in modo da mettere le fondamenta, da gettare le fondamenta per un programma di musica più avanzato per questi bambini e per renderlo una cosa che gli piacerà durante la loro vita. So
these 5 days are very comprehensive, and the parents who attend it tell me that it is a life-changing week in the lives of their lives and the lives of their children. Il corso, come vi ha detto prima, durerà 5 giorni e tantissimi genitori che l'hanno frequentato si sono rivolti a Spencer dicendogli che è un corso che cambia la vita sia dei genitori che dei bambini. So I'd like to go to Hildy and just ask, you know, we were speaking earlier and you were telling me about how basically after taking the course, the program became like a way of life for you and your family. Do you mind just talking a little bit about that? Hildy, prima durante la conversazione con Spencer gli hai detto che il programma ha proprio cambiato la vita, nel senso che era diventato un vero e proprio stile di vita con i tuoi figli. Puoi darci un'idea di cosa è significato questo per voi? Yes, I remember that my kids loved to do the bits even before they had breakfast. And my son, he's so funny. He would always wake up at 6 a.m. It's either the ice first, and he'd be standing right away. He was ready and eager to start the day and the bits. And he would, you know, grab me and say, let's do it, let's do it. And it just has become a way of life. When they got older, they told me which kinds of bits they would want to learn. Yes, ha detto Hildy che sì, è stato bellissimo perché i bambini erano proprio loro a chiederle di fare il programma dei beat. I bambini si svegliavano presto, si mettevano seduti sul lettino e dicevano mamma iniziamo e sua figlia voleva farli addirittura prima di colazione. E il bimbo a volte si alzava alle 6 per vedere queste immagini bellissime. Ma la cosa ancora più bella è che poi crescendo e innamorandosi di questo programma erano i bambini stessi a dire alla mamma quali erano le categorie di beat che volevano che la mamma creasse. And as you know, Spencer, I'm pregnant again, and I'll be going back to the course again, and I'm so excited. And the biggest thing that we got from this course was the bonding of our family, and my kids are just confident. They talk to anyone, and their confidence is the kind of confidence of, I know who I am, I know what I can, and they just radiate it, and they're natural leaders, and people love them. So it's incredible. Come sai, Spencer, Hildy è incinta del suo terzo bambino e quindi tornerà a distanza di 10 anni per rifrequentare il corso. È contentissima di questa cosa ed è contentissima perché ha visto come sono cresciuti i primi 2 bambini, che sono dei bambini pieni di gioia, sono dei bambini che hanno un'incredibile autostima, un'autostima fatta semplicemente del so chi sono e so cosa posso fare. Sono dei piccoli leader nati così e cresciuti così, e questa è veramente una cosa bellissima e incredibile. Well, Hildy, I very much look forward to seeing you again at the course, and thank you so much for joining me today. Thank you for having me. Grazie tantissime Hildy per essere stata qui con noi, non vediamo l'ora di rivederti al corso, e anche Hildy ringrazia per averla ospitata in questo webinar. So our next course begins on April 2nd in Puglia, Italy. Quindi il prossimo corso si terrà il 2 febbraio a Puglia, in Italia. And now I'm going to ask Wanda to just give her contact information, because she is the registrar of the course, so she can help anyone watching this with answering any questions and helping you sign up for the course. Ok, adesso ha detto Spencer, mi passa la parola per darvi i miei contatti, perché mi occupo in prima persona di
dare le prime spiegazioni ai genitori e appunto di farli iscrivere a questo bellissimo corso. Io mi chiamo Wanda Zanghi, la mia email è wanda-z-iahp.org. Il mio numero di telefono è, per chi insomma mi chiama da fuori dall'Italia, è 0039, il prefisso è 388 e poi ancora 88 393 08. Potete chiamarmi per prendere un appuntamento, sarò contentissima di darvi tutte le spiegazioni di cui avete bisogno per iniziare e per farvi iscrivere, e anche se siamo nelle ultime 3 settimane abbiamo ancora dei posti e c'è ancora un piccolo sconticino anche per le famiglie italiane. Wanda, would you also mind giving your contact information in English as well, just for any people listening in English? Okay. For people calling from outside Italy, my phone number is 0039 388 883938. And my email is wanda_z@iahp.org. So you can call me whenever you need, and we can set up an appointment, and I'm more than glad to speak to you about this beautiful course. We have some days left for a little discount, and you are still on time to do your registration, okay? And we will, just to make things a little easier, we will write Wanda's email address in the comments with this video, so anyone will be able to see her contact information there. Yeah, if you want, I can repeat, Spencer, because sometimes, phone number or things like that, if you want, I can repeat again, or we just write phone number. We'll write it in the comments section so people can see it there. Okay, perfect. Okay, well, Hildy and Wanda, thank you so much for joining me. Our pleasure. Okay. Bye, Spencer. Thank you. Bye, Wanda. Bye-bye. Bye.